Vediamo cosa succede. Guardate l'impatto con la palla, sempre davanti al tronco, col braccio destro sempre disteso, quindi da quando è caduta la testa in racchetta, nella fase della caduta della testa in racchetta, il braccio è rimasto sempre disteso. L'impatto in avanti, vediamo dopo, e guardate la racchetta come sta salendo. Il braccio è rimasto sempre dritto. Qua finisce la rotazione interna del braccio, che rimane sempre completamente disteso, e guardate la mano come sta in linea con l'avambraccio-braccio. Vediamo dall'altra prospettiva. Guardate. Guardate come la testa a racchetta sta salendo grazie alla rotazione dell'assetto braccio, avambraccio, polso. Guardate. Qua si vede meglio come il polso, la mano, sta in linea con il braccio. Guardate, torniamo un po' indietro, guardate come la racchetta è salita, guardate come il braccio è rimasto disteso, guardate qui come il polso comincia a flettersi verso il basso, guardate qui che non sta più in linea con l'avambraccio, ma si è flesso verso il basso. Lo vedremo meglio dall'altra prospettiva. Guardate qui come il polso, guardate come il polso si è flesso verso il basso, quindi Alcaraz accumula tanta energia da tutte le parti del corpo, quindi da tutta la catena cinetica, dalle gambe al polso. Vediamo il finale, guardate un po', in questo diritto inside in con il salto, guardate, l'atterraggio è sulla gamba non dominante, la gamba sinistra sua, e la racchetta finisce sopra la spalla perché il polso si è flesso come abbiamo visto prima, quasi subito dopo l'impatto con la palla. Vediamo dall'altra prospettiva. Guardiamo un po'. Guardate l'atterraggio sulla gamba non dominante e in questo caso la racchetta è arrivata a toccare il braccio non dominante. Quindi qua si vede come Alcaraz più o meno tocca con il manico il braccio non dominante. Nel finale, come la maggior parte dei giocatori, la testa sta avanti e il mento sta sopra la spalla non dominante, la spalla dominante, scusate. Allora, questa è la tecnica del diritto di Alcaraz. Come abbiamo visto in questa videoanalisi, i tre momenti chiavi sono la spinta delle gambe, la rotazione del tronco e la rotazione esterna e interna di tutto il braccio. Siccome il braccio si stende al massimo nella fase della caduta della testa a racchetta, insieme alla rotazione del tronco e alla spinta delle gambe,
Alcaraz accumula tanta energia dal terreno che la trasmette sulla palla. Guardate quanta esplosività. La preparazione è lenta, dopodiché esplode, spingendo con le gambe molto velocemente. Questa spinta delle gambe favorisce la rotazione del tronco, che sarà sempre veloce, che muoverà sempre molto veloce il braccio, e alla fine arriva la rotazione esterna e interna durante la fase di accelerazione. Grazie per la vostra attenzione. Se vi è piaciuto il video, mettete un mi piace e iscrivetevi al nostro canale YouTube Metodo Easy Tennis Play. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!